Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo copricostume pantaloncino che ho deciso di chiamare pantaloncino sporty. Questo perché diciamo si abbina bene alla maglia sporty che ho realizzato qualche settimana fa. Per quanto riguarda il filato è lo stesso ed è quello della Mistrico Filati linea per linea special, che se ricorderete appunto ho utilizzato già tantissime volte e se non sbaglio anche in questo colore, che è il colore verde 23 ed è un colore molto verde intenso. Ogni gomitolo da 100 grammi, misura 340 metri e 100% microfibra. Per realizzare questo pantaloncino, che è una taglia S, io ho utilizzato due di questi gomitoli da 100 grammi, anche se del secondo gomitolo ne ho utilizzato soltanto metà e ho lavorato con un 103,5. In descrizione vi lascio il link che vi rimanda al sito web Uncinetando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, sono 3 giri che vanno sempre ripetuti. Si parte dall'alto e mi raccomando, io nel video iniziale quando inizio vi dico il montaggio delle catenelle, vi dico che alla fine, a parte che dovete seguire il multiplo di 8, dovete stare attente che poi avete aggiunto le catenelle 2 motivi alla volta, quindi 16 16 16, perché dovete fare in modo che alla fine vi venga comunque un numero di catenelle divisibile per 2, perché altrimenti se avete un motivo dispari, quando andrete poi a fare le diciamo le gambe del pantaloncino non vi troverete. Però nel video naturalmente sarò un po' più precisa per aiutarvi anche nelle taglie più grandi. Montate quindi queste catenelle, io ho lavorato il giro per 8 i motivi per 8 volte e poi sono andata a mettere il marcatore giusto al centro per creare appunto le gambe, e a quel punto ho ripetuto il motivo solo 3 volte, ripetendo poi l'ultimo giro per creare un giro di maglie alte. È un pantaloncino molto semplice, molto sportivo, perché voglio utilizzarlo soprattutto quando mi metto a giocare il pallone in spiaggia, quando vado a fare lunghe passeggiate, quando vado al bar. Quindi non volevo qualcosa di troppo femminile o qualcosa che poi troppo forato, ma qualcosa che fosse appunto sportivo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinetando con Elsa. E naturalmente se acquistate il filato sul sito Uncinetando con i filati potete anche taggarmi su Instagram, sulla pagina Facebook sull'account Instagram Uncinetando con i filati. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro pantaloncino copricostume io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea per linea special in questo colore verde scuro. Vi ricordo che è 100% microfibra. Allora io lavorerò con un uncinetto del 3,5 e ho montato 160 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, però dovete stare attenti a una cosa. Visto che dobbiamo fare un pantaloncino, quindi noi a un certo punto dovremo mettere un marcatore per poter creare le gambe del nostro pantaloncino, e quindi ci serve che il multiplo che noi andiamo a mettere, i motivi che noi andiamo a mettere basandosi sul multiplo, sia comunque un numero di motivi pari. 8 motivi per 20 mi fa 160 catenelle, 20 è un numero pari. Quindi mi raccomando, per chi deve andare a fare degli aumenti perché è taglia M, taglia L, allora io direi per una taglia M di andare ad aumentare di altri 4 o 6 motivi, proprio per quello che vi dicevo. Se dovete andare a aumentare soltanto di 8 catenelle, poi vi trovate con un motivo dispari perché avreste 21 motivi e non vi verrebbe fare poi il marcatore per poter creare le gambe del pantaloncino. Quindi dovete diciamo andare su un multiplo di 16, quindi 16 16 16, anche se il multiplo originale è di 8, però dovete mettere sempre 2 motivi in più. Quindi direi per taglia M montate almeno 4 o 6 motivi in più, taglia L 8-10 motivi in più, in modo tale poi di avere un numero divisibile per 2. Detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro, e il nostro primo giro consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1 2 3, una maglia alta nella catenella successiva e continuo così per tutto il giro, andando a fare una maglia alta in ogni catenella, nel mio caso per un totale di 160 maglie.
quindi ripeto, vado a fare una maglia alta in ogni catenella, nel mio caso per un totale di 160 maglie. Sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, vado a fare la terza, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia di base e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo il filo, salto 3 maglie di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base, terza maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, quarta maglia alta, catenella di separazione, salto 3 maglie di base e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, prendo il filo, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro, seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro, terza maglia alta, catenella di separazione, rientro, quarta maglia alta, catenella di separazione, salto 3 maglie alte e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro nella quarta maglia alta e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo la prima maglia alta, catenella di separazione, rientro, seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro, terza maglia alta, catenella di separazione, rientro, quarta maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia alta e la catenella, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima, terzo e ultimo giro, e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3 catenelle di separazione, 1 2 3, vado dove ho le 4 maglie alte, entro nella seconda archetto di una catenella, vedete io ne ho 3, 1 2 3, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho il gruppo di 4 maglie alte, entro nella seconda archetto di una catenella, quindi al centro, e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo, quindi un'ultima volta insieme, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho il secondo archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Quindi questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere. Io adesso terminerò il terzo e vi farò rivedere un attimo il secondo, perché qui avevamo le catenelle, qui invece abbiamo un'altra base, quindi vi faccio rivedere come iniziare a lavorare il primo giro. Sto quindi terminando anche il terzo e ultimo giro, ho fatto la maglia bassa e le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Come vi ho detto, adesso si ricomincia dal primo giro, che vi faccio rivedere come farlo, visto che abbiamo una base diversa, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, quindi 1 2 3, una maglia alta dove ho la maglia bassa e di nuovo 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Quindi andiamo a fare una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, 3 maglie alte dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle, una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, 3 maglie alte dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle, e continueremo a lavorare questi 3 giri per tutta la lunghezza, fino a poi a mettere il marcatore che ci servirà per poter creare
scusatemi, non mi viene il termine, le gambe, diciamo così, del nostro pantaloncino. Allora, io ho ripetuto il motivo per 8 volte, quindi ho ripetuto i 3 giri 8 volte, e come lunghezza per me ci siamo per mettere il marcatore e poter fare quindi le gambe del mio pantaloncino. Come vi avevo detto all'inizio, il motivo per cui dovevamo avere un multiplo divisibile poi per 2 è proprio perché poi dovevamo avere la possibilità di dividere in 2 parti i nostri motivi, e io ho 20 motivi, quindi ne ho messi 10 da una parte e 10 dall'altra parte. Il marcatore l'ho messo avanti e dietro dove terminano il mio quinto motivo, dove ho la maglia alta del giro. Quindi qui ho 5 motivi, 10 motivi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tra il quinto e il sesto sono andata a mettere dove ho la maglia alta il mio marcatore. Ho fatto la stessa cosa poi qui, ho 10 motivi, naturalmente parlando in orizzontale, tra il quinto e il sesto ho messo il marcatore e ho quindi unito in modo da creare, appunto, vedete, gli scalfi, diciamo gli scalfi, per creare le gambe del nostro pantaloncino. E adesso vi faccio vedere come andare a lavorare per creare, appunto, le nostre gambe, diciamo così. Quindi adesso io ricomincerò a lavorare dal primo giro normalmente. Mi avvicino un po' con la telecamera così potete vedere meglio. Quindi io non ho staccato il filo, vado a lavorare normalmente le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta e vado a lavorare normalmente il mio primo giro. Quindi vado a fare le 3 maglie alte all'interno dell'archetto, una maglia alta dove ho la maglia bassa e di nuovo 3 maglie alte nell'archetto. Quindi lavoro normalmente fino ad arrivare al marcatore. Arrivata al marcatore vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Allora, come vedete sono arrivata dove ho messo il mio marcatore per creare, appunto, le nostre gambe. Ho fatto le 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle e ho qui il marcatore e vado a fare in questa maniera: prendo il filo, entro nella maglia alta dove ho il marcatore sia avanti che dietro. Aspettate, tolgo il marcatore così voi potete vedere meglio. Quindi vedete, sono entrata sia avanti, entro con l'uncinetto anche in quello dietro e vado a fare la mia maglia alta. Quindi tiro il filo e vado a fare la mia maglia alta e poi vado a lavorare nella parte dietro. Quindi torno a fare 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi 1 2 e 3, e torno a lavorare normalmente il mio primo giro. Quindi come ho lavorato fino adesso, la lavorazione sarà sempre in tondo. Una volta fatta la lunghezza del pantaloncino, perché adesso terminerò il primo giro, andrò a fare il secondo, il terzo e così via. Terminato quindi i motivi, io penso che farò forse 3-4 motivi, andrò a fare la stessa cosa anche da quest'altro lato. E anche quando andremo a fare questa gamba del pantaloncino, dove siamo entrati con l'uncinetto per fare la maglia alta, faremo la stessa cosa, entreremo sempre nella stessa maglia sia avanti che dietro per fare la nostra maglia alta che ci unisce lo scalfo per la gamba. Quindi io vado a lavorare adesso normalmente e in modo tale da terminare poi il pantaloncino e dirvi naturalmente quante volte ho ripetuto il motivo e poi darvi tutte le misure. Allora, ho terminato di lavorare le gambe del mio pantaloncino e ho ripetuto i 3 motivi per 3 volte, quindi 3 volte il motivo, e poi ho rifinito tutto con un giro di maglie alte e ho fatto la stessa cosa qui. Ho ripetuto i 3 giri per 3 volte e ho rifinito tutto poi con un giro di maglie alte, ripetendo quindi il primo giro. Benissimo, adesso devo andare a fare il bordino che mi servirà per far passare il filo di catenelle che serve per stringere la lavorazione. Andrò a fare 2 semplici giri che realizzerò con l'uncinetto il numero 3, perché io devo andare a stringere leggermente. Oltre a stringere poi con il filo, voglio poter stringere anche un po' la lavorazione, quindi andrò a lavorare con l'uncinetto numero 3. Però mi raccomando, se voi non avete necessità di stringere la lavorazione, continuate a lavorare normalmente con il numero 3,5 per poter fare i passanti che servono per il nostro filo di catenelle.
Allora, io mi sono agganciata dove ho una delle mie maglie alte, mi sono agganciata dove ho iniziato la lavorazione, mi prendo il mio filo e vado a fare in questa maniera, mi aggancio con il filo e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e realizzo una maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte e ricomincio da capo, e devo fare questo per tutto il primo giro del bordo, quindi 2 maglie alte, una, vado alla maglia alta, 2, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, vado a fare questo per tutto il mio primo giro e poi vi faccio vedere il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 2 maglie alte e le 2 catenelle, salto le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il nostro ultimo giro, che consiste nel realizzare un semplice giro di maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa, una maglia bassa dove ho la maglia alta, 2 maglie basse dove ho l'archetto di 2 catenelle e ricomincio, maglia bassa dove ho la maglia alta, maglia bassa dove ho la maglia alta, 2 maglie basse all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Continuerò così per tutto il mio secondo giro e poi mi fermerò qui. Farò poi una lunga striscia di circa 240 catenelle che poi farò passare tra i fori e che mi serviranno appunto per poter legare in vita il pantaloncino, e una volta fatto quello il mio pantaloncino sarà terminato. È un pantaloncino, come potete vedere, molto semplice, che io ho fatto soprattutto come se fosse un pantaloncino diciamo sportivo. Non volevo qualcosa di troppo femminile, volevo qualcosa di sportivo da poter usare in spiaggia anche quando si gioca a pallone o si vanno a fare delle passeggiate. Quindi adesso terminerò di fare il mio ultimo giro per il bordino, farò poi le catenelle e il mio pantaloncino sarà terminato.